Ciao a tutti, io sono Marina e sono una crochet designer, cioè creo schemi all'uncinetto per un pubblico inglese. Dato che la realtà in cui lavoro è una realtà internazionale, ho pensato di creare un corso per i principianti di uncinetto in italiano, giusto per riavvicinarmi un po' ai miei connazionali e al mio paese, dato che non vivo più in Italia. Quindi oggi parliamo delle basi dell'uncinetto. Questo è l'episodio 1 di una serie di episodi che ho intenzione di registrare per guidarvi passo passo nell'imparare come usare l'uncinetto e come lavorare vari progetti. Dunque, oggi parliamo di filo e uncinetto, che sono i due materiali essenziali senza i quali non si può fare nulla. Dunque, essendo questo un corso per principianti assoluti, darò anche una serie di istruzioni e consigli per iniziare senza incappare in una serie di errori che io, ad esempio, anni fa, quando ho iniziato, mi sono ritrovata molto spesso a fare. Quindi il primo consiglio che vi do è di scegliere un uncinetto e un filato abbastanza grossi. Quindi in questo caso io vi ho fatto vedere, vi ho portato questo filato che è un filato Aran. In realtà in Italia i filati non vengono chiamati come in altri paesi, come ad esempio negli Stati Uniti o in Inghilterra, ma molto spesso vengono identificati attraverso un numero. In questo caso, ad esempio, io ho un Mitu Mocilla di Mondial che appunto viene fatto in Italia. È 100% cotone egiziano e lo adoro. Ora vi faccio vedere un po' come scegliere il filato. Dunque, di solito l'etichetta vi dice, adesso vediamo se riesco a farvi vedere, vi dice, vi dà una serie di indicazioni. Quindi in questo caso, per esempio, vi dice appunto che questo gomitolo ha 100 grammi di filato, che sono 130 metri. Questa è l'indicazione dell'uncinetto da usare, in questo caso c'è scritto 3,5-4. Io onestamente vi dico la verità, non sempre rispetto quello che c'è scritto sull'etichetta, perché a volte mi trovo meglio ad usare un uncinetto più grande di quello che è indicato sull'etichetta. Quindi in questo caso io vi consiglio di prendere appunto un gomitolo Aran, che in Italia normalmente è considerato categoria 4, quindi se andate a comprarlo in un negozio chiedete la categoria 4, vi danno questo. E andrò ad usare un uncinetto 5, che è questo qua. L'uncinetto 5 normalmente, adesso non so se vedete, però c'è scritto sull'uncinetto stesso, quindi normalmente c'è scritto appunto millimetri, che in questo caso è quello che vi ho detto io, 5 millimetri, oppure c'è la scritta americana, che in questo caso è l'uncinetto H. E quindi io vado ad utilizzare un uncinetto più grande di quello che c'è scritto qua, che appunto dice 3,5-4. Gli uncinetti sono disponibili in vari formati, in vari materiali. Io vi faccio vedere quelli che ho, che in realtà non sono molti. Molto spesso uso questi uncinetti con la punta in acciaio e la parte sagomata in silicone. In questo modo sono molto più facili da utilizzare e
non rischiate di farvi venire le vesciche come mi è capitato a me tempo fa, utilizzando solo quelli in acciaio, che sono ad esempio questo. In realtà questi qua in acciaio sono fantastici lo stesso, perché sono reperibili ovunque. Io questo lo adoro perché l'ho preso tempo fa dalla scatola degli attrezzi di mia nonna e ho iniziato a lavorare l'uncinetto con questo, che è abbastanza piccolino, vedete che è un 3 mm. Quindi per questo che vi dico, non fate l'errore che ho fatto io, iniziate con un uncinetto troppo piccolo, perché dovete fare pratica e vi serve un po' di agio. Quindi io oggi vi faccio vedere con un uncinetto 5 mm e appunto il filato 4. Dunque, la prima cosa da fare è togliere la carta o l'etichetta. In questo caso ora vi spiego i due modi per iniziare. Molta gente inizia dal centro. Io ho lavorato all'uncinetto per anni iniziando dal filo esterno. Ora vi faccio vedere se lo trovo. Eccolo qua. Quindi vedete che se trovate il filo esterno, questo filo appunto si può srotolare in questo modo, ed è il modo in cui ho lavorato io per anni. In realtà poi ho scoperto che molto spesso i gomitoli sono fatti per essere iniziati dal centro. Cosa succede? Succede che ad esempio questo filato di Mondial è molto buono e non ha problemi a tirarlo dal centro, quindi vi faccio vedere. Tirate appena appena e piano piano il centro viene fuori. Cosa succede? Succede che a volte vi ritrovate a tirare fuori dal centro un ammasso incasinato di filo, ed è quello che mi capita con altre marche, ed è per quello che inizio col filo esterno. Quindi vedete un attimo voi, se provate a tirare, vedete che viene fuori abbastanza facilmente senza crearvi problemi, tirate dal centro, anche perché poi vedete che io sono arrivata adesso al nodino che vi dicevo, quindi eccoci. Quindi quando poi srotolate il lavoro, il gomitolo non va da nessuna parte, cosa che invece non accade se prendete il filo dall'esterno. Quindi io mi ricordo all'epoca, quando avevo iniziato, che dovevo sempre stare attenta che il mio gomitolo non corresse via, perché vedete che comunque quando lo dovete tirare a volte va in giro, e come avete appena visto. E ora vi faccio vedere come iniziare il lavoro. Togliamo questi uncinetti, vi farò vedere magari in un altro video, se volete, le differenze tra fili e uncinetti, quindi ad esempio quale filo va meglio per un determinato tipo di uncinetto, come potrebbe essere questo più piccolino, che può andare bene con il 3 mm. Quindi adesso togliamo questi e iniziamo il nostro lavoro. Dunque, la regola principale che vi consiglio di mettere in atto è continuare a provare. Quindi più provate e più migliorate. Non scoraggiatevi se all'inizio non vi viene come volete, perché siamo tutti passati dallo stesso punto, nel senso che bisogna avere un po' di manualità. Questo è un movimento che non si fa tutti i giorni e c'è bisogno di pratica, quindi armatevi di pazienza, continuate a provare finché non vi riesce. Quindi ora io vi faccio vedere come iniziare
un lavoro base, quindi il 99% delle volte inizierete con questo metodo. Un altro metodo che vi spiegherò in un altro video è come iniziare con l'anello magico, quindi i lavori circolari. In questo caso noi lavoriamo i lavori piatti. Quindi la prima cosa da fare è il nodino iniziale, che viene chiamato slip knot in inglese. Quindi per fare il nostro nodino iniziale prendete il filo lasciando una codina abbastanza lunga, dato che poi dovrete cucire questa codina nel lavoro per renderla invisibile. Quindi prendete la vostra codina, fate passare il filo sul vostro dito indice, in questo modo, ok? Quindi fate una sorta di X, prendete questa parte del filo e fate passare l'altra sotto. Ora lascio giù l'uncinetto così faccio vedere meglio. Dunque prendete il vostro filo con la vostra codina, fatelo passare sul vostro dito indice, fate una X, vedete? Poi prendete questa parte del filo che è sul vostro dito indice e la fate passare sopra l'altro filo, in questo modo. Lo prendete e tirate. Questo è il nodino. Vi faccio vedere di nuovo. Provo a venire un po' più vicina, vediamo se mette a fuoco. Perfetto. Quindi nodino, codina, fate passare il filo sul vostro dito indice, così. Prendete il filo che avete sul dito e lo fate passare sopra, in questo modo. Prendete e tirate. Vedete? Si forma un nodino. Il nodino deve essere così semplicemente perché quando poi voi infilate l'uncinetto nell'asola potete tirare e il nodino si muove ed è quello che vogliamo. Si deve adeguare alla forma del vostro uncinetto. Quindi una volta fatto il nodino iniziale potete iniziare a lavorare le vostre catenelle, che vengono chiamate chain in inglese. Quindi prima di iniziare con la spiegazione delle catenelle vi spiego un attimo come funziona la tensione del filo. La tensione del filo è molto importante perché vi aiuterà a lavorare in modo omogeneo e a non incappare negli errori che tutti i principianti fanno, cioè lavorare troppo stretto. Ora vi mostro il perché. Quindi, per prendere il filo ci sono vari modi, tutti validi e tutti giusti. Ognuno di noi è diverso, quindi fate un po' di pratica, guardate anche su internet altri video come come viene usato, appunto, come viene teso il filo. E vi mostro il mio metodo, che in realtà è cambiato nel tempo, quindi all'inizio io usavo un altro metodo. Il mio metodo di adesso è di prendere il filo con le mie 3 dita, far passare il mio dito indice sotto il filo, ok?
e usare il pollice e il medio per tenere il mio lavoro. Quindi questo è il mio metodo attuale di lavorazione, ma ce ne sono tantissimi altri validi. C'è gente che lavora con il dito appoggiato in questo modo, col dito indice appoggiato al lavoro, quindi fa questo movimento invece che tendere il filo in questo modo, tiene il filo attaccato al dito indice. Sono tutti metodi validi, vedete un attimo voi come vi trovate meglio. Normalmente all'inizio si tende appunto a lavorare molto stretto, quindi cercate di allenarvi e lavorare un po' più morbidi. Ora vi spiego anche come fare. Dunque, per iniziare con le nostre catenelle abbiamo il nostro nodino iniziale sull'uncinetto con la codina lasciata da parte. Mi raccomando, non lavorate con la codina perché a un certo punto vi ritrovate che non avete più filo, quindi la codina sempre verso di voi e non usatela. Quindi prendiamo il nostro filo e la nostra tensione come preferite. Ricordatevi che il filo deve sempre scorrere, quindi quando lavorate, e questa è una questione di pratica, il filo deve sempre muoversi, quindi non deve rimanere incastrato nelle dita, deve sempre muoversi. Quindi per iniziare con le catenelle si inizia in questo modo. Avete la vostra asolina sull'uncinetto, passate l'uncinetto sotto il filo e lo agganciate in questo modo e tirandolo fate passare dall'asolina che c'era prima sull'uncinetto. Vedete? Questa è una catenella. Vi faccio vedere di nuovo. Passate il filo sotto, tirate verso di voi e fate passare sotto, creando un'altra asolina. L'uncinetto può essere preso in vari modi. Io lo prendo come un coltello, diciamo. C'è chi lo prende come una penna, quindi così. Sono tutti metodi validi. C'è chi ad esempio fa passare il mignolo sopra e lo prende così. Ci sono tantissimi modi. Vedete voi quello che vi ispira di più e vi permette di lavorare più agevolmente. Quindi ora vi faccio vedere che cosa intendevo con la tensione del filo. Quindi vi faccio un po' di catenelle. Vedete che il mio filo si muove sul mio dito. Vedete che questo continua a muoversi. Quindi molta gente all'inizio tende a lavorare molto stretto, il che vuol dire che vi ritrovate a tirare tantissimo questo filo e a ritrovarvi con l'uncinetto incastrato, vedete, incastrato nell'asolina. Quindi quando lavorate e provate a far passare il filo è molto duro, quindi io adesso vi faccio vedere che comunque esce lo stesso, ma vedete quanto è stretto rispetto alle mie catenelle precedenti. Quindi se lavorate così stretto, poi quando continuerete il lavoro sarà molto difficile rientrare e poter fare un lavoro bello e soprattutto non complicato, perché questo metodo vi complica la vita. Quindi vedete che se più stringete e più è difficile da far passare. Quindi lo so che è difficile all'inizio, ma cercate di tenere il vostro lavoro più morbido possibile, il che vuol dire che dovete avere un po' di agio
quindi un po' di spazio tra l'uncinetto e l'inizio dell'asolina. Non esagerate, quindi non fate neanche una cosa del genere, quindi creare una catenella molto aperta, perché questo non produce un bel risultato. Quindi continuate a provare fino a che non vi riesce. Quindi io adesso sono tornata indietro. La cosa bella dell'uncinetto è che potete sempre disfare e rifare infinite volte. Quindi ricominciamo dal nostro nodino, quindi sempre la codina verso di voi, fate girare sull'indice in questo modo, prendete il filo che avete sull'indice e lo fate passare sull'altra parte e tirate verso di voi o verso l'esterno, vedete? Tirate, tirate, si crea il nodino. Quindi inserite l'uncinetto e tirate in modo da avere l'uncinetto posizionato in maniera corretta per iniziare. Catenella, prima catenella, quindi prendete il vostro filo, prendete il vostro lavoro, passate l'uncinetto sul vostro filo, tirate e fate uscire dall'asolina. Mi raccomando, non tirate con la punta dell'uncinetto rivolta verso l'alto o verso il lato, sempre verso il basso, altrimenti non andate da nessuna parte. Quindi sempre l'uncinetto verso il basso e tirate e fate passare di nuovo. Potete aiutarvi con le dita della mano destra, che è quella che tiene l'uncinetto. Generalmente la mano sinistra non si muove, eccetto per prendere il filo e tirare il filo quando questa parte è terminata. Quindi generalmente si muove solo la destra. Quindi in questo caso vedete c'è chi si trova più sicuro a tenere ad esempio con l'indice il filo, quindi così, vedete? Sono tutti metodi validi. Quello che vi consiglio io, come ho già detto, di continuare a ripetere, quindi continuate a fare catenelle, fate catenelle fino a che questo movimento vi risulta familiare, vi risulta facile. Vedete? E queste sono le mie catenelle. Faccio ancora un po'. Mi raccomando, cercate di tenere il filo agile, quindi io ad esempio lo tengo così perché il filo passa da qua, scorre e poi scorre sul mio dito indice, vedete? Così, in questo modo il dito è diciamo il timone della barca, quindi fa scorrere il filo sotto. Abbiate pazienza e continuate fino a che non vi viene. Quindi queste sono le nostre catenelle che, come vedete, hanno una parte frontale che io chiamo la V, quindi vedete questa V è la nostra catenella frontale, e poi se girate
troverete l'asolina posteriore, che è questa qua. Non so se vedete. Quindi la V frontale, girate e troverete l'asolina posteriore. Nel prossimo episodio vi farò vedere come lavorare all'interno appunto delle catenelle. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi tipo di domanda potete scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo episodio.